No, bellissimo. No, io con la gabbia. Io in gabbia? Cosa? Perché mi ha messo in gabbia? Buongiorno, sono Filippo Nardi, questo è Radio Centrale, state ascoltando nel nuovo orario estivo Romagna Calling. Siamo andati anche abbastanza bene, Roberto. Il grandissimo Roberto Lighi in dilezione, come dicono i cinesi. Abbiamo una sorpresa, che c'è un grande gruppo di persone, c'è Jimmy, il nostro fluffer, è tornato a trovarci il protagonista dell'ultimo Guess My Job, che è Valentino, il vignettista di fama mondiale, e anche, per Quota Rosa, abbiamo Simona. Ciao a tutti, ciao! Che è stata una bellissima sorpresa, averlo saputo, mi sarei vestito in modo più adeguato. Abbiamo anche Scodella Man con il suo nuovo fidanzato che si chiama numero 3, non ha ancora un nome perché se lo deve guadagnare questi ragazzini stagisti, per adesso è 3, in base come se è performante o no, gli diamo la possibilità di parlare, giusto? Chiaro. Noi siamo stati tirati su così, vero Roberto? Anche peggio. A bastonate, come si chiama quella roba che le nostre mamme ci davano in testa per la palla? Il frustino? No, sì, una roba comunque era... Comunque ci faceva male, comunque la roba della cucina. Il mattarello. Il mattarello. Non lì, Roby, non so dove te l'ha messo tua madre, ma in testa. Vabbè, era un pezzo di legno. Ah no, un cucchiaio di legno. Oddio. Che male. Va bene, allora Simone è qua a sorpresa a giocare a Guess My Job. Adesso mandiamo il primo pezzo di musica, poi spieghiamo come funziona Guess My Job. E il primo pezzo è, Roberto? Seal, Foca, con Kiss from a Rose. Vai. Silenzio, ma cos'è? Voi tre là, le tre grazie. Abbiamo 3 stagisti noi, non ci facciamo mancare niente, vero Roberto? E cos'era? C'era l'offerta 3 per il prezzo di 1. Saranno promossi. C'era 2 più 1? Non lo so, c'era 2 più 1. Ok, allora vi spiego. Guess My Job è un'idea che abbiamo inventato, perché io, non essendo di qua, abbraccio tutta la cultura della Romagna e tutte le autoctoni. E tra Roberto e Jimmy conoscono delle persone molto interessanti che fanno dei lavori particolari. Quindi nei prossimi 2 ore io ti faccio, Simone, qui con noi, delle domande e tu mi rispondi sì o no. Io cerco entro l'ora di indovinare che lavoro che tu faccia, che poi ce la puoi descrivere, perché fino adesso sono stati lavori molto interessanti sia per me che per i nostri ascoltatori. Sei pronta? Yes. Poi oggi abbiamo pensato di farlo strip Guess My Job. Quindi ogni volta che becco un no, io tolgo l'indumento. Quindi conviene a tutti, dipende dal punto di vista, mi raccomando, che riesca a indovinare velocemente, perché ormai, come tanti di noi, specialmente Jimmy e Roberto Lighi, siamo più belli vestiti. Ok? Allora, questo l'avete detto voi, Sì, ma te lo assicuro, è così. Allora, ok, mi fido. La prima domanda, sì o no mi rispondi, ok? Tu fornisci un servizio? Sì. Ok, posso andare avanti. Hai il lavoro che fai, lo fai a contatto col pubblico? Sì. Ok. Contatto col pubblico, finisci un servizio. Perché ridi? Vabbè, ma come becchi lavoro, scusami? Vai. No, io ho 3 cose addosso, cioè il pantaloncino, la maglietta e le scarpe, quindi conviene a tutti. 3 no, sono nudo, ragazze. Allora, fornisci un servizio, a contatto col pubblico, vendi un prodotto? Sì. Ok. Allora, stringiamo i prodotti che può vendere. Io ho questo prodotto a casa mia? No. Che ne sai? Cioè, sarebbe un ni in realtà, secondo me. Perché? Però Elabori. hai detto che devo dire solo sì o no? Ok, vabbè, ok, in questo caso necessita di altre informazioni. Sì. Sì. Ok, quindi vendi un prodotto specifico. Sì. Ok, quindi un sì. Vado avanti? Lui a un certo punto a noi gli manda un pezzo di musica, quindi ci lo dice Roberto quando dobbiamo smettere. Ok, è un prodotto specifico. Ha a che fare con la salute? Sì. Oggi proprio ha a che fare con la salute. Non è nel campo medico? È nel campo medico?
No. Ok, bene, ha beccato un no, quindi non stiamo parlando di medicine, giusto? No. Perfetto. Allora, con questo no io tolgo i pantaloncini e andiamo avanti con Coldplay, A Sky Full of Stars. E vai. Oh, scusate, siamo in onda, come se non sapessi. Allora, io sono Filippo Nardi, questo è Radio Centrale e state ascoltando il nuovo orario estivo di freschissimo di Romagna Calling. C'è da salutare i nostri sponsor, che sono Max a Mondoverde, lì accanto alle Gaine, che per qualsiasi tua esigenza orticulturale, che è una parola mi sono inventato, penso che esista, andate a vedere da lui. Ieri sono andato, ti saluta tanto Simoncino e Marcello, e ho un regalo per te. Bravo Roberto, mi sono ricordato. I ragazzi Starettino, una garanzia 365 giorni all'anno, aperte pranzo e cena. Poi il papete, dove dice che c'è stato questo DJ la domenica al brunch che dà un fascino che la gente non ha, ma non hanno ballato perché erano affascinati da questa luce che si dice emanava, Madonna, dalla console, che non riuscivo neanche a capire che fosse, c'era questa luce. Gli occhiali da sole ci volevano. No, hanno messo tipo quella pezzo di carta quando guardo un'eclisse, quella roba là. Il papete tutti i giorni, cioè anche stasera un DJ affascinantissimo dalle 5 alle 8. Poi che altro dobbiamo? A Pullman vengono. Esatto. No, con il traghetto direttamente. Chi altro? Sono 3. Dai, salutiamo Roby, ciao, è stato un piacere vederti, la Gioia Riccione, a Saberose Bijou, e i nostri fornitori del notiziario, che è Telelecco 24 ore su 24. Ma cosa ridi? Telelecco? Ma cosa pensate voi? Esisterà, no? Telelecco. Ci sarà Telelecco. Sì, 24 ore su 24 tra l'altro. Allora, stiamo giocando a Guess My Job con Simona, giusto? Beccato, sì, mamma mia, miracolo, che fa un lavoro che è un servizio, fornisce un prodotto che ha a che fare con la salute ma non con la medicina. Esatto. Ho fatto un riassunto. Fino adesso ci siamo. Ok, allora, voi signore a casa non la vedete, io la vedo, una signora curatissima, con ottimo gusto. Sì, si tiene bene, ma io sono agevolato perché io vedo la persona, cioè per esempio Valentino che fa il vignettista, non potevo indovinare che lavoro facesse a vederlo, ma Simona si presenta molto bene, non so cosa c'è scritto là. Fatemi indovinare, questo mestiere sarà peggio per voi. Ah, ok, grazie. Allora, vendi un prodotto che ha a che fare con l'estetica? No. Cioè, mi dire che vende attrezzi per i meccanici, tipo la snap ferramenta, sì, acciaio. Ok, un no, adesso mi tolgo anche la maglietta, quindi il prossimo pezzo, perché quando c'è un no mandiamo la musica, è... Fammi vedere Roby, clicca. Eminem. Ok, quale però? Without Me by Eminem. Sì, ok, va bene. Non stavo facendo una chiacchierata, ma cosa volete ma cosa c'è? Ma cosa avete voi? Io e Simone stiamo facendo una chiacchierata sui problemi delle nostre generazioni. Immagino. Ok, ce ne sono due, confronto i problemi della generazione delle veline là. Cioè Ale, Diego e 3, perché quello nuovo si chiama 3 per adesso, non si è meritato lo step successivo. Non è. Questo è un dittorato qua dentro, non so se avete capito, che non so che comanda il dilettore grande Roberto Lighi. Allora, sono qui con Simona che fa un servizio, ha contatto col pubblico, vende un prodotto non nel campo medico né nel campo estetico. Ok? No. Allora ti faccio una domanda. Sarò sorpreso a sapere il prodotto che vendi? Cioè a vederti sarò sorpreso? No. Cavolo, no, subito no. No. Quindi No, vendi un prodotto che ci sta Sì. guardandoti. Sì. Ma non sì o no? Fai un'altra della poi fare. Oh, grazie Roberto, sei un grande. Dai, riprova. Allora, vendi un prodotto, ma hai un punto vendita o giri? Cioè, scusa, uno viene da te per comprare Sì, questo sì, prodotto? sì. Quindi ha un negozio? Sì. Sì. Punto vendita? Tanti. Questo è sborona. Tanti. Così ti depisto. Tanti. Ok, è un multinazionale? No. Ma tu, ok, un no, però, ho capito, ok.
hai dei punti vendita di un prodotto e questa azienda è stata inventata da te? Cioè un nome che conosco? Cioè, tu imprenditrice hai aperto più punti vendita? Sì. Lo conosci? Sì. Potrei essere il tuo cliente? Potresti. Qui in Romagna non compro un po'... niente. Cosa compro io? Non pensare troppo. Ok. Andiamo... Le gomme per la macchina, la gommista. Comunque, allora andiamo avanti con le musiche che si frullano nel mio cervello. Men at Work, Down Under. Siamo in onda? Sì. Ok, questa è Public Image Limited, Bellissima. Rise, canzone bellissima con il cantante Johnny Rotten, l'ex cantante dei Sex Pistols. Cioè, bello sentirlo in Italia. Io so che non l'ho mai sentito in Italia, è la prima volta che sento questa canzone in Italia. È sempre una grandissima sorpresa, il direttore Roberto Lighi, sei un grande. Allora, sto imparando il cinese. Sono qui con Simona a giocare a Guess My Job, siamo quasi a 50 minuti cercando di indovinare che lavoro faccia. Abbiamo capito che è un'imprenditrice che ha aperto più punti vendita o più stabili punti vendita, chiamali come vuoi, dove vende un prodotto che non ha a che fare né con l'estetica né con la medicina, e un'altra cosa non mi ricordo qual era. Io... Però lei dice che io potrei essere un suo cliente, quindi Sì. tu vendi un prodotto che vedendomi in queste condizioni Sì. avrei Secondo bisogno. me sì. Secondo Vendi me sì. pannoloni per gli anziani? No. Ancora? No. No, cioè quasi, a breve avrò bisogno. Andate a controllarvi la prostata, uomini, Non sto Perché scherzando. guardi me? Perché, ma tu ci sei andato? Ma no. No, lui no! Facciamo un appello a tutti i maschi da 45, 50 e 55, andate a controllarvi la prostata, perché se c'è un problema è già troppo tardi. Grazie. E non esci gay, Roberto, non ti preoccupare. Tranquillo. Cioè, non è che è un filo come il caricatore, è come infilare il caricatore del telefono. Guarda, mi fido. Sì, ma non dalla parte della spina, dall'altra parte, il filo, non ti preoccupare. Dalla parte Lo portiamo, lo facciamo qui in diretta. Dalla parte della Oddio. Che sfacciamo? Proctologo. E poi in diretta guardiamo la prostata di Roberto. Roberto, Che immagine pensi? ci devi andare, Roberto. A lei. Scodella. Non c'è. Scodella è andata, è lì che piange. Allora, tu vendi un prodotto. Io stavo per dire, devi portare tuo padre a controllarsi la prostata. Certo. Dì a tua mamma che quando vuole rompere le scatole a tuo padre, lo rompa su quello. Non sto scherzando. Ha detto una Sì, cosa sì. serissima. Ma io sto serissimo. Cazzo ridi? Righi, che cazzo ridi? Ok, va bene, niente. Siamo in diretta, Roberto? No, no, continua qui. Allora, Simona, stiamo cercando. Vai. Allora, fra 10 minuti sono in diretta. Allora, dammi un indizio, dai. Te lo do io? Sì, un indizino, pensaci. Che buffo che tutti sanno quello che fa fuori che me. Allora, hai detto i pannoloni. In realtà io li vendo i pannoloni. È vero. È vero, sì. Io Ah, li vendo. ok. Avete la tessera punti dove nelle tue Sì. attività? Lo voglio. Ok. È tipo, non si può, cioè posso dire un nome? Sta a vedere che indovina proprio la marca. Adesso vediamo. Tipo un Tigotà. Tipo. Devo solo dire sì o no? O posso anche... No, ma è quel tipo di negozio. Posso argomentare un po'? Sì. Sì, Sì, potrebbe essere paragonata a un Tigotà. perché quello è locale Tigotà, vero? È uno della No. zona. Ah no, è nazionale? Sì. Perché c'è uno davanti alla corona di Pinarella che non so cosa Chi è? vende. No, ma che non so cosa vende, che è tipo un Tigotà che si chiama, non mi ricordo, io passo davanti un giorno dovrei anche fermare. La Gonad. Ci ho mai sì. fatto caso? No. Però sì, dai, cioè come... Oddio, ma non so, cioè, conosco il nome? Secondo me te? sì. Acqua e sapone? No. Vabbè, sono le due che conosco, sono quelle lì. No, però l'ho mandato vendono un po' tutto, vendono fuori tutto. strada forse, perché dicendo... No, è bella così. Ah, è bella così? Ma Vabbè. scusami un attimo, vendi pannoloni? Ma per gli anziani? No. Anche anziani. Vabbè, vende roba di questo genere qua, Tigotà la vendono, c'è anche acqua e sapone. Un altro posto che vendi pannoloni, che cosa ridi, Jimmy? Non so proprio il... Sì. Boh, io andrei avanti Sì. così mi posso... canzone. Una canzone, Così dai, no. meglio. Talk, such a shame.
Allora, io sono Filippo Nardi, questo è Romagno Calling, al nuovo orario estivo e stiamo giocando a... Scusate signori, siamo in onda, c'è un po' di ordine, grazie. Mamma mia, io nel mio destino sempre con i dilettanti, ma no, non so cosa fare. Praticamente Simone sta giocando a Guess My Job e siamo arrivati che vendi prodotti, ha dei punti vendita, contatto con la gente e vendi pannoloni. E poi dice che io potrei essere suo cliente. Cioè non so se devo prendere bene o male questa cosa. Non però sapevo come metterla giù, capito? Però... Ok. Allora, ok. Cosa può vendere? Chi può vendere i pannoloni? Perché non è una cosa medica, non è neanche uno di quei tipo Tigotà. Magari non solo agli umani. Non solo agli umani. Solo. I marziani. Non solo? Magari pensa chi può usare i pannoloni. Jimmy. No, hai indovinato. No. Ok, animali allora. Sì, un animale, ok. Sì. Quindi è un negozio di fornitura per animali. Sì. Ok, io posso essere cliente perché ho un gatto, giusto? Esatto, quindi spero che tu è uno sia... di quelli che mi peli una fortuna per dar da mangiare al mio gatto. Allora, di qua in zona ci sono due. Allora, io perché mi collego con una bellissima canzone, sarai mica Mrs. Robinson? Applauso a Mrs. Robinson. No, bellissimo. No, io con la gabbia. Io in gabbia? Cosa? Perché mi ha messo in gabbia Valentino? Sei un animale. Ah, grazie. È stupendo. No, Bellissimo. Valentino ha fatto. Ok, abbiamo indovinato che la Mrs. Grande, Robinson. ce l'hai fatta, vedi? Che l'idea, ma guarda, è geniale. Considerando i numeri, ci sono miliardi di gatti Sì. che hanno dato da mangiare, io ho sempre adottato. Mio figlio per la prima volta hanno adottato un cane, perché prima avevano tutte queste cane di razza che dopo 6 anni hanno 1000 malattie. Bravissimo. Invece ne hanno adottato un meticcio che tutti i miei gatti sono tutti adottati. Per quanto mi piacerebbe un Maine Coon o uno di quelli che sembrano E noi leopardi. Due Maine Coon? No, Sì. voglio vedere. Arturo e Vittoria. Ma enormi. Ma sono molto docili, non fanno niente o sono dolci. attivi? No, io li chiamo i cani gatti. Perché Sono... il mio gatto esce, se faccio No, uscire anche un Maine loro. Coon. No, escono. Sì, ma se lo vedono per strada, Maine Coon ammazzano, dice che c'è un tigre in giro. Una lince. Sì, no, ma sembrano sono delle linci. bellissimi. Arturo è lungo 1,5 m con la Lo voglio un Maine Coon. un testone così come noi, però Sì, sono pensi che dolci. cagate Sono fanno? Già il dolci. mio fa degli stronzi. Cioè, figurati Gli do un Maine Coon. volentieri, ciao. Buon pranzo. Ah, sì, buon appetito. Sì, stranamente a pranzo ci vengono sempre. Aspetta un attimo. Ciao Giulia, sono in diretta. Ciao, ti sto ascoltando dal bagno rosa. Grazie, allora un saluto a Evviva Bagno il Bagno Rosa. Rosa, la Vale, un bacio. Ah, che te la conosci? Certo che conosco la sono qui con Vale. Mrs. Robinson a giocare ok. Guess My Job. Ciao ragazzi in cucina, ciao chefone, ciao a tutti. Posso Ciao. mettere giù che sei in diretta, ti sentono Giulia? Ciao. Ti mando un bacio. Grazie, Ci sentiamo ciao. dopo, ciao. Ok, allora abbiamo indovinato. Da quanto è che avete questa attività? Allora, quest'anno Perché abbiamo raccontami come fanno l'imprenditore, perché ci vuole coraggio in Italia a fare Ti l'imprenditore. dico come Secondo nata. me da inglese. No, ci vuole un gran coraggio. Diciamo che in Italia a volte che se tu hai un'attività sembra che tu sia cattivo, capito? Ti puniscono. È difficilissimo. Però quest'anno abbiamo festeggiato i 25 anni. Ah, 25 non è una cosa No, 25 anni. Io ero giovine. L'idea naturalmente però è stata lungimirante di mio marito. Chi è la mente numerico? È mio marito. Ok, e tu sei quella creativa, tipo Io sono più quella che istintiva. no, io sono un'ansiosa e se fosse stato per me io sarei ancora il primo negozio nato a Cesena in via Madonna dello Schioppo storico e sarei lì con la mia botteguccia chiusa lì dentro a vendere, no, la Sì, signora l'idea di mia. apriamo altri due, no mamma mia, c'è così tipo Capisci? ansia. No, ma invece mio marito Ashwagandha, è ashwagandha, arrivato, no, ma ashwagandha, chi li dà già chi? ashwagandha. Mio marito non sa cos'è l'ansia ed è arrivato a 14 punti vendita. Io che gli sto dietro, capito? Sì. Gli sto dietro in 25 anni, uno alla volta. Ma bravissimi. Guarda, che posso dire una cosa? Io ho visitato diversi di questi negozi perché ho il mio gatto Ziggy, che saluto, Ziggy sta a casa Ziggy, che ci ascolta, e io gli do da mangiare perché so che se tratti bene gli animali vivono almeno 5 anni in più. Almeno. È così. Cioè io ho avuto un gatto che ha vissuto 17 anni, che era perché mangiava delle cose, cioè meglio di me. E
tutto lo staff gentilissimo, che questa è la prima cosa. Io sono un grandissimo cagacazzo, non so che non ci crede nessuno, ma è No. così, vero Roberto? Non l'avrei mai detto. E entro in un negozio, se l'accoglienza, anche perché sono venuto a vivere in Romagna, dicendo a tutti vado a vivere lì per l'accoglienza, e se entro in un negozio e la persona non mi accoglie o non è, cioè non ha quel modo di fare, io non ci metto mai più piede, io non lascio un euro mio. Capisco. Ok, tutti gentilissimi, salutiamo tutti. Sì, i ragazzi sono bravissimi, Ma danno i considera consigli che giusti. tutti i ragazzi che lavorano lì dentro sono per primi appassionati di animali. Ovvio. Quando, cioè, non vendendo un paio di scarpe, senza nulla togliere, perché devi essere appassionato anche se vendi un paio di scarpe, Certo. quando stai a contatto con la gente. Però quando lavori con te, considera che magari sarà capitato anche a te con Ziggy, se sta male una mattina, magari prima di andare a disturbare il veterinario entrano da noi e chiedono un No, consiglio. io vado a disturbare il veterinario vedi? che ho 200 metri. Vabbè, te ce l'hai 200 Sì, ma metri, lui no. torna a casa sbranato. Cioè, una volta c'è una scena come il padrino, era entrato alle 5 di mattina, mi addormento con la mano sopra, mi sveglio, c'era coperto di sangue. Cioè, Era come zozzato. la scena quando tira giù la coperta sulla testa. E lui aveva un sbrano qua. Quindi subito l'ho messo a botta veterinaria, avevamo medicato, botta di antibiotici fatto bene, e è guarito, però cioè, No, è poverini. così. Però Ma- loro non si rendono conto, gli animali, noi siamo più ansiosi di loro. Ma io se non torna a casa, Comunque, se non torna cosa a vuoi, casa, scodella? Ah, ok. Comunque, bravissimi tutti i ragazzi. Beh, mi Il fa bello è una piacere. cosa molto comica è quando ti trovi in coda e c'è la vecchietta che racconta di tutto del suo cane, cos'è, e cioè stai aspettando, sì, ok. Ah sì, perché l'altro giorno il macinato che l'ho preso dal macinaio non ha voluto, quindi non so cosa, perché racconta la gente, ormai fanno tutto. parte della nostra famiglia gli animali, eh. Guarda Roberto, c'ha Scodella che fa parte della famiglia. Porti i croccantini, Scodella, va bene? Ok, per i sterilizzati però, per gli animali sterilizzati, va bene? E Ok. comunque ormai fanno del cibo per animali che è meglio di quello che Ma- mangiamo ma no. noi, Allora, io ho assaggiato i croccantini, devo dire la verità, Sì, perché sì, ho ma due non ti tipi, succede nulla. sanno di sale, Non ti succede però nulla. lui impazzisce e c'è questi, l'umido gli dà uno al giorno, 1,30 euro ragazzi, moltiplica per 30, è tipo, allora, Potresti vi racconto mangiare una qui cosa, l'insalata. quando facciamo le feste nelle case di Londra affittate, prima di andare via, che c'era l'usanza completamente di trasciare la casa. Io mi ricordo, nel frigo c'era rimasto solo un barattolino di mangiare per il gatto e qualcuno l'ha mangiato. Sì, sì. Che è rimasto. Vabbè, ma non muori mica. No. Certo. E quelle che mangi lui, steam, c'è scritto cotto a vapore, senza Ma è additivi, vero, senza è robe. vero. Il bello è che è vero. Sì, siamo un po' scavi. Noi mettiamo il brano in onore. Ah sì, in onore della Wow. signora Robinson. Ma ti chiami signora Robinson? No, cioè Ah, mi chiamo non io è sono vero. da una vita che sono Mrs. Robinson. perché È Mrs. Robinson, ovviamente- quindi in onore del nostro ospite a Guess My Job, Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson. Allora, Stevie Wonder, I Wish, siamo qui con Simona, adesso soprannominata Mrs. Robinson, la creatrice, una Ci delle sta. creatrici dei Robinsons, tutte le forniture per gli animali, dove sei un cliente, ogni volta che esco dico la mia, di quanto cavolo ho speso per il mio Sbagliato. gatto, e lo dico al mio gatto, Lo dici? dico se non si comporta bene Bravo. diventa un coprivolante Bravo. la macchina. E anzi, Povero prendo Ziggy. un altro e se questi non comportano bene diventano un paio di Povero pantofole. Ziggy. Ci sta. Non sto scherzando, ma esistono ancora quelli che fanno gli imbalsamatori? Quelli che Io quando vai a penso di- caccia e prendi tipo un fagiano. Io penso di sì. Vabbè, lui fa l'imbalsamato. Talasso. Cioè, Vabbè, questo lo voglio imbalsamare. lo vorrei per sempre Sì, con te. l'avrei imbalsamato tutti i miei gatti. Oddio, Sì, sì, però deve comportare bene, Lo sai che ti puoi vivere 20 anni? Sì, lo so. 20 anni. Madonna, 20 anni, mamma mia. Accompagna la tua Sì, crescita. sì, sì, ma l'ultimo ha vissuto 17. Sì, ma scherzi, poi i Un gatti. altro trovatello che parla. Allora, Vai. chi ha bisogno di prendere. La prima cosa che ho detto a Mrs. Robinson è che il suo staff è veramente gentile e molto accogliente. E visto che tutta la concorrenza per qualsiasi settore che c'è in questo momento, per me fa tanto. Io evito anche una cosa che voglio, a lasciare soldi se non mi trattano come vorrei. Su questo sono un grandissimo cagacazzo. Ma poi al giorno d'oggi, cioè con, no? Con, con quello Amazon, che c'è. con tutte cioè, non devi anche uscire di casa. No, c'è tanta gente che comunque sia ormai. Noi abbiamo comunque
anche un sito online. Ah. È aperto qualche anno fa. No, ma da voi mi fa piacere andarci. Cioè, nelle capisci, poche però mi posti dicono fa tutti piacere. così. Ma questo è vostro merito, Chi è qui della Romagna, naturalmente, perché noi Sì. siamo nel bacino romagnolo, lo diciamo sempre, una catena a chilometro zero, perché siamo proprio legati al territorio. E la gente viene da noi, tant'è che le ragazze dei negozi si scrivono tutte le storie, un giorno le pubblicheremo, perché sono storie bellissime, quando la gente si ferma a parlare del proprio animale, Sì, passano i minuti, no? anche più di minuti, cioè che io sono stato in Mezz'ore. coda a Ma perché sentire- c'è tanto bisogno ormai Ma sì, ma la gente ha bisogno di interagire in di un mondo interagire. che non interagisce più nessuno, No. c'è Scodella Man che è tutta No. attaccata al telefono, cioè Non me l'ho preso. vabbè, E invece per l'animale- lasciarlo, fai una settimana senza telefono. Lo sai che scusami un attimo. Vai. La nostra amica Chiara Cenci, psicologa, si è tolta, sta facendo questo esercizio di no social. Adoro. Per sta una settimana, ha detto, come sta Dovremmo andando? La farlo psicologa tutti. la fa anche per consigliarlo ai suoi pazienti, Certo. no? E parlando di, che abbiamo parlato prima, ti senti cosa abbiamo inventato? La nostra amica, la plurilaureata Chiara Cenci, che ho chiamato Laura Cenci per un mese, non so perché, con One Minute Psychology. Senti cosa ci... Vai. Succede che i cambiamenti piccoli funzionano meglio. Quando vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita, spesso pensiamo a trasformazioni radicali. Il cervello però resiste ai cambiamenti troppo bruschi. Piccole modifiche ripetute nel tempo sono molto più sostenibili. Un comportamento nuovo, se diventa abitudine, può produrre effetti enormi nel lungo periodo. Infatti il cambiamento psicologico spesso cresce lentamente. Io sono Chiara Cenci e questo era One Minute Psychology. Rem, Losing My Religion. Allora, tutti i nostri ospiti, tipo Simona, Mrs. Robinson, che qui ha appena giocato a Guess My Job, parliamo del disco Limone, che è la nostra invenzione, che è praticamente quelle canzoni che ti ricordano i primi incontri o quello che sentivi, ti ricorda i primi limoni con i Un fidanzatini. secolo fa. Oh, hai detto tu un secolo fa. Un secolo fa. Io cerco di limonare almeno una volta a settimana. No, anzi, il mio primo, un secolo Ok. fa. Dimmi una canzone che ti ricordi i primi incontri, che ti batteva il cuore, ragazzina al mare, quello mi guarda. Vabbè, Ok. in quegli anni lì dell'adolescenza c'era Vasco Rossi. Oh, Madonna, mamma mia. Vabbè, Io vabbè, ce l'ho io l'avrei tatuato messo ovunque, perché Vasco Rossi. in quel periodo facevi qualsiasi cosa per la bionda come Simona. Vasco però Rossi con ogni volta. a me era la avrebbe mia avuto canzone. un effetto ritardante a dir poco, però insomma, No, io ogni volta, anche ogni mosciante. volta. Ok, per Simone, disco Limone. Grazie. Vasco Rossi, senti il jingle. Maroon 5, che noi abbiamo suggerito di fare un cover band Maroon 2 Maroon, vero? Non siamo scemi. No. No, vero, per niente. È qua con noi Simona, che è la Mrs. Robinson, una delle fondatrici, si può dire, Sì. del catena di negozi Robinson, dove io sono un cliente, che lascio centinaia di euro Che tutti i mesi soddisfazione per che dai, un Filippo. solo gatto. Grande. Appena detto che adesso che va in 10 in vacanza in un 5 stelle lusso in Sicilia, penserà a me, perché almeno 2 notti li ho pagati io. E dicevo grazie Fino. Filippo, questa è per te, questa mangiata di aragoste. Quindi io che ero un imprenditore di me stesso, essere imprenditore in Italia, oggi è open house proprio. È arrivato un altro amico, Valerio. Ciao Valerio, saluta, fai ciao. Puoi dirlo, Niente. È un altro un amico muto, un po' come Max Press, che parla a gesti. E fare l'imprenditrice in Italia è un bel impegno, però ti piace il tuo lavoro, No, che questo è un grande regalo. Ma no? assolutamente sì. Quindi io dico sempre che quando uno può fare un lavoro seguendo la propria passione già Sì. è un lusso quello, quindi No, allora va io bene così. stavo dicendo che io sono molto sensibile a come uno venga trattato quando entra in un posto pubblico. Voi in Romagna siete avanti anni luce, io litigo ogni volta che passo dalla Liguria e io, ma vi dico in tutti i colori, poi dico dovrebbe essere presa in gestione dai romagnoli. Non vabbè. da voi che non ve lo meritate questa parte d'Italia, quindi l'accoglienza è importante, siete tutti gentilissimi. Mi fa piacere e lo Molto. riferirò perché i ragazzi saranno veramente contenti quando Bene. ricevono questi complimenti. Quindi se avete bisogno di comprare le cose per i vostri animali o vostri figli anche, perché ci sono cose lì che mangerei anch'io, Sì, è vero.
ho assaggiato i da tenere croccantini in mio borsetta, gatto. una bustina del gatto. non Ma so, guarda, sei pure ancora qua. Sì, infatti Vedi? ma a parte sono una bestia, io mangio qualsiasi cosa, cose scadute, non mi frega niente. Cosa... abbiamo fatto il disco limone, abbiamo fatto Marmellizza College, stiamo finendo le cose da Salutiamo gli sponsor. giusto, bravo Roberto. Un saluto ai nostri sponsor che sono Max a Mondoverde, che non so se hanno giorno libero perché ha piovuto, quindi non stanno affiando. I ragazzi Saretina 152, Papete, dove io andrò dopo qua, io vado a suonare l'aperitivo. Un ciao ai nostri ex sponsor che si sono riposati perché con tutto l'indotto abbiamo creato in 3 mesi, adesso sono andati a vivere nei Bahamas, Roby e tutta la banda di Ciao Roby, tutta la banda di Sabbia Rosa. Direi che... E forse in un futuro una collaborazione potrebbe nascere dalle Bahamas. dalle Bahamas o con la signora Robinson. Ma andiamo, aspetta, io sto Salutiamo cercando. Centro Dentale Martorano. Giusto, tutti voi che avete problemi con sto cercando qualcosa in borsa. Saluto al centro dentale di Martorano, che tutti voi, specialmente Roberto che ha bisogno di comprare quella colla per la dentiera, esatto. Passa dai ragazzi. Ma c'era qualcos'altro, qualcuno ci ha scritto, non diamo mai il numero, scrivici 333 130 30 e qualcuno ha scritto che chiede un disco limone, domani lo passiamo. Va bene. Allora andiamo avanti con Vertigo. di U2, bellissimo sto pezzo. Heaven 17, Let Me Go, siamo arrivati alla fine delle nostre 2 ore insieme. Ringrazio tantissimo Simona, detta Mrs. Robinson, di aver giocato con noi a Guess My Job. Saluto Max di Mondoverde, che non so se stanno affiando oggi perché ha piovuto un sacco in questi giorni, i ragazzi Saretina, il Papete, dove presto ci sarà un DJ di un calibro, non possiamo dirlo, dai, rimaniamo nella sorpresa. Qui in studio abbiamo un sacco di persone, c'è Jimmy nostro Flaffer, c'è Scodellaman, c'è Elena che fa la mattina, c'è il mio amico Valerio Laura. c'è ciò che si chiama Laura, ha parlato. E noi ci saremo domani di nuovo nel suo nuovo orario da mezzogiorno alle 14. Buon pomeriggio a tutti da noi a Romagna Calling Radio. Cosa fai, Jimmy? Applaudi. Ok, applaudite. A domani tutti. Grazie, ciao, buon pomeriggio. Grazie, ciao.